Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista maligno e lo psicopatico. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere ai like a questo video così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se ti interessano i miei video, dove parlerò sempre di narcisisti patologici, come agiscono, come riconoscerli, come contrastarli, e iscriviti al canale se non l'hai già fatto, perché così avrai ovviamente gratis tutti i miei video. Chiusa parentesi. Ti voglio leggere delle parti, inizierò a fare questi video sul narcisista maligno e sullo psicopatico, tratto da un libro che secondo me è molto importante per capire la psicopatia, chiamata appunto La psicopatia, scritto dal dottor Robert Hare. Ovviamente se poi vorrai andare a prendere questo libro, qua sotto nelle note c'è il link dove tu clicchi e vai a prendere questo libro. Questo libro, Robert Hare, è uno psicologo americano che è molto bravo e molto esperto in psicopatia. Ti fa capire molto bene che cos'è questo fenomeno, come agiscono gli psicopatici e quindi i narcisisti maligni. Chi sono gli psicopatici, in gergo chiamati anche narcisisti maligni? Sono dei narcisisti patologici estremizzati. Allora, il narcisista patologico ha delle caratteristiche molto precise, che sono senso di grandiosità. I narcisisti patologici si sentono sempre superiori a tutti, ricordiamo sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Quindi, le caratteristiche di un narcisista sono senso di grandiosità, si sentono superiori a tutti. Non empatia, mancano di empatia, quindi non riescono a capire quando fanno del male alle persone, emotivamente parlando. Sono sadici, quindi godono nelle sfighe altrui. Hanno bisogno di continuo nutrimento narcisistico, quindi hanno bisogno che tu li continui a lodare in continuazione. Sono estremamente permalosi. Il narcisista può offenderti, ma non accetta critiche e offese dalla tua parte. Sono estremamente competitivi e credono di avere un senso di diritto gonfiato, quindi insomma a loro, al narcisista, tutto è permesso e agli altri ovviamente no. Queste sono le caratteristiche più importanti di un narcisista patologico puro. Quando il narcisista patologico è estremamente violento, compie degli atti contrari alle norme di legge, è estremamente aggressivo, allora a quel punto si parla di psicopatico, chiamato, ripeto in gergo, narcisista maligno. Quindi, quando compie, chi è il narcisista maligno, lo psicopatico, il narcisista è il narcisista patologico che compie degli atti violenti o contrari a norme di legge. Bene. Detto questo, partiamo col libro, ripeto, La psicopatia del dottor Robert Hare. Allora, le persone buone raramente sono sospettose, dice Robert Hare. Non riescono a immaginare gli altri fare ciò di cui loro sono incapaci. Quindi una buona persona non vede il male nell'altro. Di solito preferiscono una soluzione non violenta alle controversie. Le persone normali sono anche incline a considerare gli psicopatici come individui dall'aspetto mostruoso, e qui cade l'asino. I narcisisti patologici non sembrano un aspetto mostruoso, spesso possono avere la faccia del vostro vicino, quindi una brava persona, una persona che non considereresti mai uno psicopatico. I mostri della vita reale, dice Robert Hare, infatti, di solito appaiono e si comportano in modo anche più normale degli altri, perché scimmiottano le emozioni proprio per ingannare il prossimo. Possono essere molto convincenti, sono come un bocciolo di rosa lucidato o un fiore finto, magari un fiore che lo improfumano, ma sempre finto rimane. Un fiore di plastica. Appaiono agli occhi ancora più perfetti rispetto a come si immagina un bocciolo di rosa o una pesca, quindi riescono a scimmiottare la perfezione molto meglio delle persone normali, quindi sembrano veramente fantastiche perché devono recitare e imbonire le persone in maniera molto buona. Ora ti leggo una parte dove Robert Hare, ripeto lo psicologo che ha scritto questo libro, è andato in prigione a analizzare, a intervistare gli psicopatici che erano finiti in prigione, e ti racconterò una storia. Allora, parliamo di questa persona chiamata Ray. Ray, allora, siamo all'inizio degli anni 60, del 1960. Dopo aver conseguito la laurea in psicologia, cercai un lavoro per mantenere la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, per pagare il successivo percorso formativo che desideravo intraprendere.
senza mai essere stato prima all'interno di una prigione, mi trovai impiegato come unico psicologo alla British Columbia Penitentiary, quindi a una prigione americana come psicologo, dice Robert Hare. Il mio primo giorno di lavoro fu piuttosto movimentato. Mi venne mostrato il mio ufficio, un'area immensa all'ultimo piano della prigione, del tutto diversa dal luogo riservato e rassicurante che avevo sperato, che mi ero fatto nella mia mente. Lo psicologo che mi aveva preceduto aveva lasciato nell'ufficio una piccola biblioteca. Si trattava principalmente di libri riguardanti test psicologici, dice Robert Hare. Come le macchie di Rorschach e il TAT, sapevo qualcosa di questi test, ma non li avevo mai usati. Mi trovavo nell'ufficio da almeno di un'ora, e qui entra in gioco questo detenuto chiamato Ray. Mi trovo nell'ufficio da almeno di un'ora quando arrivò il mio primo cliente. Era un uomo di circa 30 anni, alto, magro, con i capelli scuri. L'aria intorno a lui sembrava quasi elettrica. Il contatto visivo che stabilì con me fu talmente diretto e intenso che mi chiesi se, prima di allora, avessi mai realmente guardato negli occhi qualcuno. Quindi il contatto visivo, quando guardava negli occhi Ray, si sentiva talmente tanto upset, che significa sconvolto internamente, il dottor Robert Hare, quando guardava negli occhi Ray, che pensò di non aver mai guardato prima una persona davvero negli occhi, da tanto che era potente lo sguardo. Era uno sguardo implacabile quello di Ray. Egli non rivolgeva altrove brevi occhiate, come fanno molte persone per attenuare la potenza del loro sguardo. Guardava fisso negli occhi costantemente, Ray. Senza attendere presentazioni, Ray iniziò la conversazione. «Ehi dottore, come va? Guardi, io ho un problema, ho bisogno del suo aiuto. Mi piacerebbe veramente parlarne con lei». Ansioso di cominciare a lavorare come un vero psicoterapeuta, gli chiese di parlarmi del suo problema. Per tutta risposta tirò fuori un coltello e me lo agitò davanti al naso. Mentre sorrideva continuava a fissarmi intensamente. Il mio primo pensiero fu di premere il pulsante rosso dietro di me, per chiamare le guardie chiaramente. Ma era nel campo visivo di Ray e la sua funzione era inequivocabile. Forse perché sentivo che stava solo mettendomi alla prova col coltello, o forse perché sapevo che premere il pulsante non sarebbe servito a nulla se Ray avesse avuto davvero l'intenzione di farmi male. Quindi il dottor Robert Hare si trattenne nel spingere il pulsante per chiamare le guardie, chiaramente. Quando capì che non avrei potuto premere il pulsante, mi spiegò che non intendevo usare il coltello contro di me, ma su un altro detenuto che aveva fatto delle proposte al suo protetto termine carcerario per indicare il membro passivo di una coppia omosessuale. Non fu immediatamente chiaro perché mi dicesse queste cose, ma sospettai ben presto che mi stesse soggiogando per stabilire che tipo di atteggiamento avrei assunto all'interno della sua prigione, quindi lo stava testando Ray al dottor Robert Hare. Quindi, dopo, d'altra parte, sapevo che se lo avessi denunciato si sarebbe sparsa la voce che non ero uno psicologo favorevole ai detenuti e il mio lavoro sarebbe stato persino più difficile di quanto già prometteva di essere. Dopo la nostra seduta, nella quale parlò del suo problema, non uno o due volte, bensì molte volte, decise di non dire nulla del coltello. Con mio sollievo, racconta il dottor Robert Hare, egli non accoltellò l'altro detenuto, ma presto fu chiaro che ero caduto nella trappola di Ray. Qual era la trappola di Ray? Avevo dimostrato di essere una persona debole, che avrebbe sorvolato su chiare violazioni delle regole fondamentali del sistema carcerario a favore del rapporto professionale con i detenuti. Quindi questo sistema che ha usato Ray, il coltello, era per testare il professore, aveva una funzione molto precisa che non era quella di far del male, ma per testare la reazione del dottor Robert Hare. Ray aveva un'incredibile capacità di imbrogliare le persone, dice il dottor Robert Hare. Chiunque poteva imbrogliare. Sapeva parlare e mentire con un'affidabilità e una leggerezza
che riuscivano momentaneamente a disarmare anche il più esperto e cinico tra gli agenti carcerari. Quando lo incontrai aveva alle spalle una lunga carriera criminale, Ray. Aveva passato in prigione circa metà della sua vita adulta per crimini spesso violenti. Eppure riuscì a convincere anche me e altri più esperti di me di essere pronto a redimersi. Quindi Ray convinse il dottor Robert Hare di essere pronto a redimersi, di aver abbandonato qualsiasi interesse per il crimine, grazie a una passione trainante per la cucina, per la meccanica e per qualcos'altro. Insomma, lo convinse Ray al dottore di essere cambiato, di non essere più il criminale di una volta. Mentiva sempre su tutto, in modo noncurante. E ogni volta che gli facevo notare qualcosa nella sua scheda che contraddiceva una delle sue bugie, non si scomponeva, rimaneva impassibile. Quando Ray veniva scoperto a dire bugie, non si scomponeva, rimaneva impassibile, caratteristica tipica dei narcisisti patologici e degli psicopatici. Semplicemente cambiava argomento e prendeva un'altra direzione. Al fine mi convinsi che non eri il candidato ideale per lavorare nell'azienda, perché lui chiedeva a Ray di essere messo in un'azienda a lavorare. Respinsi le sue richieste e rimasi impressionata dalla rabbia con cui reagì al mio rifiuto. Quindi, chiaramente, se tu non esaudisci il desiderio dello psicopatico, scateni in lui una rabbia furibonda. Questa è una prima idea di come sono i narcisisti patologici maligni, gli psicopatici, e come agiscono. Ma andiamo avanti nelle storie. Ora ti racconto un'altra storia, Elsa e Dan, che sono due persone, maschi e femmine. Elsa incontrò Dan in una lavanderia a Londra, dove Elsa stava trascorrendo un anno lontano dall'insegnamento dopo un divorzio tempestoso ed estenuante. Quindi Elsa era una donna che dopo un difficile divorzio si trovava a Londra. Aveva visto girare nei paraggi questo ragazzo, quando alla fine cominciarono a parlare, da Elsa e Dan. Questo ragazzo si chiama Dan. Lei ebbe la sensazione di conoscerlo da sempre. Era aperto, amichevole Dan. Sembrava che la capisse alla perfezione, fin dall'inizio lei aveva pensato che fosse spiritoso. Si sentiva sola, il tempo era grigio e cadeva un po' di nevischio. Aveva già visto tutti i film e gli spettacoli che davano in città e non conosceva un'anima a est dell'Atlantico, quindi era una donna sola. Ah, la solitudine del viaggiatore, canticchiò Dan a Elsa, con tono comprensivo durante il pranzo, che ovviamente lui la invitò a pranzo. Dopo il dessert, Dan si accorse con imbarazzo di essere uscito senza portafoglio. Elsa fu ben felice di pagare il pranzo, ben felice di ignorare quella strana sensazione che aveva percepito quando lo aveva conosciuto a inizio settimana. Ricorda sempre, ascolta il tuo istinto. Al pub, tra un bicchiere e l'altro, lui le disse che lavorava come traduttore per le Nazioni Unite, quindi bravissimo a raccontare balle, puttanate, perdonami il termine. Viaggiava in tutto il mondo, diceva Dan di se stesso ad Elsa. Al momento però era in attesa di un incarico. Quella settimana si videro 4 volte, 5 volte la settimana successiva. Dan le raccontò che viveva in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo ad Hampstead, ma non passò molto tempo prima che si trasferisse da Elsa. Entusiasta, lei fu contentissima di questa decisione di andare a convivere, no? Era contro la sua natura, non si rendeva però neppure come fosse accaduto, quindi era contro la natura di Elsa ad andare a vivere così rapidamente con un uomo, ma questa cosa accadde. Dopo un lungo periodo di solitudine viveva un momento positivo Elsa. C'erano tuttavia alcuni dettagli non spiegati, non chiariti, che lei scacciava via dalla sua mente. Dan la invitava mai a casa sua, quindi Dan non l'aveva mai invitata a casa sua. Né la faceva conoscere i suoi amici. Una notte portò a casa uno scatolone pieno di registratori, ancora avvolti nella plastica, Dan.
dalla fabbrica non aperti, quel giorno dopo non c'erano, il giorno dopo non c'erano più, quindi uno scatolone pieno di registratori ancora nuovi, e il giorno dopo questi registratori non c'erano più. Una volta essa tornò a casa e vide un angolo 3 televisori uno sull'altro. Li tengo per un amico, disse Dan. Quando essa tentò di saperne di più, egli si limitò a scrollare le spalle, lui. La prima volta che Dan non si presentò in un posto stabilito, quindi gli diede buca ad Elsa, essa temette che avesse avuto un incidente. Attraversava sempre la strada correndo senza guardare. Dan rimase lontano per 3 giorni ed era addormentato nel letto quando essa rientrò in casa a metà mattina. L'odore di profumo rancido di birra stantia la fece quasi sentir male. E la paura per la vita di Dan lasciò il posto a qualcosa di nuovo per lei, quindi lui non si presentò a un appuntamento perché era in casa ubriaco e a letto. Lei era spaventata, entrò in casa e gli disse: ma scusa, gli disse, ma dove sei stato? Ero preoccupata, dove eri? Dan aveva un'aria seccata quando si svegliò. Non chiedermi mai queste cose, disse Dan ad Elsa. Non voglio. Che cosa? Dove vado? Cosa faccio? Con chi lo faccio? A te non ti riguarda, disse lui a lei. Sembrava un'altra persona. Poi parve ricomporsi. Si scrollò di dosso il sonno, le si avvicinò e le disse: so quanto ti ferisce, disse col suo vecchio tono gentile, ma pensa alla gelosia come una febbre e aspetta che ti passi. E lo farai, cara, lo farai. Come una gatta che lecca i suoi gattini. Dan la blandì perché tornasse ad avere fiducia in lui. Eppure lei pensava che ciò che Dan aveva detto della gelosia era molto strano. E la convinse che lui non aveva mai provato qualcosa di simile al dolore per una fiducia tradita. Quindi lui fece capire a lei di non aver mai provato gelosia. Una sera gli chiese dolcemente se la sentiva di andare a comprare un gelato all'angolo della strada, lei a lui. Lui non rispose e quando lo guardò, essa si accorse che la stava osservando rabbiosamente. Dan disse: hai sempre ottenuto ciò che vuoi, nella tua vita. Lo disse in modo strano, rabbioso. Poi continuò Dan: ogni piccola cosa che vuole la piccola Elsa, c'era sempre qualcuno pronto che saltava su ad esaudire i suoi desideri, a comprargliela, vero? Mi prendi in giro? Io non sono così. Che cosa stai dicendo? A quel punto Dan si alzò dalla sedia e se ne andò. Elsa non lo vide mai più. Questa è un'altra storia per capire come operano i narcisisti patologici maligni e gli psicopatici chiaramente in coppia. Ti fanno star male, ribaltano le situazioni, possano modificare il comportamento da un momento all'altro e una persona rimane lì impietrita, non capendo cosa stia succedendo. Precisazioni terminologiche. Molti ricercatori clinici e scrittori usano il termine psicopatico e sociopatico in modo intercambiabile. Ad esempio, nel romanzo Il silenzio degli innocenti, Thomas Harry descrive Hannibal Lecter come puro sociopatico. Qui il dottor Robert Hare vuol fare una distinzione. Il sociopatico è determinato, le attività, quindi i comportamenti di uno sociopatico, è determinato da situazioni genetiche e anche da situazioni di rabbia estrema che non sa controllare. Quindi diciamo che uno sociopatico agisce sottoposto a una rabbia estrema e non è mai un pianificatore. Il narcisista maligno e lo psicopatico a questo punto invece operano in maniera diversa, pianificano lucidamente e non hanno rimorso. Quindi lo sociopatico è pericoloso perché in preda a un raptus, alla rabbia, potrebbe compiere atti molto pericolosi. Invece lo psicopatico è molto più pericoloso perché pianifica lucidamente anche dei comportamenti contrari alle norme di legge, non si sente in colpa e ha una grande abilità nel manipolare gli altri. Quindi devi stare molto attenta allo psicopatico perché proprio è lucido, è un predatore perfetto, un predatore sociale perfetto che potrebbe, ripeto, compiere degli atti molto gravi perché non ha rimorso, sa pianificare, ha una lucidità estrema, quindi la lucidità e la pianificazione e la capacità di imbonire gli altri è quello che differenzia, ripeto, uno psicopatico da un sociopatico, che comunque anche il sociopatico è chiaramente pericoloso.
Questo è il primo video che faccio in merito a questo libro, ripeto, La psicopatia, si chiama La psicopatia del dottor Robert Hare. Farò una serie di video su questo libro qua, spero che il mio video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto clicca i like, ovviamente ti ringrazio. Ciao da Stefano.